Alla fine del 57 a.C. Cesare aveva inviato la settima legione, guidata da Publio Crasso, figlio del triumviro Marco Licinio Crasso, ad occidente, per sottomettere le regioni della Gallia sulla costa atlantica fino alla Garonne. Il 56 a.C. Cesare si scontrò dapprima con i Veneti, una bellicosa popolazione della Normandia, che sconfisse in una battaglia navale. Poi fu la volta dei Menapi e dei Morini, delle tribù abitanti l'attuale Belgio, che attraverso una tattica di guerriglia riuscirono a tenere testa alle truppe romane riuscendo a respingerle. Tutto questo accadeva mentre Crasso sottometteva con 12 corti la Gallia a sud della Garonne. Nel 55 a.C. le popolazioni germaniche degli Usipeti e Tencteri, costrette ad emigrare dalla pressione dei Suebi, attraversarono il Reno a ridosso della sua foce, sbaragliando la resistenza dei Menapi che abitavano in quei luoghi. Cesare, venuto a conoscenza della situazione, anticipò il suo arrivo in Gallia e prese il comando delle legioni stanziate nella Belgica. Egli intimò ai Germani di abbandonare la Gallia e concordò una tregua per discutere un loro stanziamento presso il popolo amico degli Ubi. Durante le trattative si verificò uno scontro tra uno squadrone di cavalleria romano e alcuni reparti dei Germani. Cesare accusò i Germani di non aver rispettato la tregua e marciò fulmineamente verso il loro accampamento che fu circondato e i loro occupanti sterminati. Secondo quanto riportato nel Debello Gallico, furono sterminati circa in 400.000, tra uomini, donne e bambini, in quello che può essere definito come un vero e proprio genocidio. Fu a questo punto che Cesare decise di dare una prova della propria forza alle tribù germaniche, allo scopo di scoraggiarle a fornire aiuti ai Galli o invadere la Gallia stessa. Egli costruì un ponte sul Reno in 10 giorni e marciò nel territorio degli alleati Ubi, da cui partì poi per il nord per invadere il territorio dei Sigambri, compiendo razzie e devastazioni per 18 giorni. Una volta terminate queste operazioni di terrorismo militare, ritornò in Gallia abbattendo il ponte alle proprie spalle. L'estate volgeva al termine quando Cesare pianificò l'invasione della Britannia, terra che aveva fornito rinforzi ai Galli continentali negli anni precedenti. Ottenuta la sottomissione dei Morini, le cui terre erano le più vicine alle sponde bretoni, richiamò la flotta che aveva combattuto i Veneti e caricò su 80 navi 2 legioni, la settima e la decima, e su altre 18 navi la cavalleria, che avrebbe dovuto raggiungere Cesare più tardi sull'isola. L'esercito britannico tentò di impedire lo sbarco dei legionari, ma le armi da lancio e le artiglierie romane poste sulle navi riuscirono a permettere ai legionari di raggiungere la costa e lì sconfiggere i nemici, che non riuscirono però a sterminare, in quanto le navi che trasportavano la cavalleria non avevano ancora raggiunto Cesare. I britanni inizialmente si dimostrarono disposti a chiedere la pace al proconsole, ma poi, venuti a sapere che le navi trasportanti la cavalleria di Cesare erano state ricacciate in Belgio e che la flotta del proconsole aveva subito danni pesanti durante la traversata, cambiarono idea e si prepararono ad insorgere contro il dominio romano. I bretoni dapprima circondarono la settima legione, intenta a raccogliere il grano per il sostentamento dell'esercito. Quando tutto sembrava perduto, il provvidenziale intervento di Cesare con 8 corti della 10ª legione riuscì a rompere l'accerchiamento e riportare all'accampamento la settima. Radunato quindi l'esercito, i bretoni assaltarono l'accampamento di Cesare, ma anche questa volta i legionari sconfissero i loro avversari, che furono costretti a chiedere la pace. Cesare accettò la pace chiesta dai britanni e ripartì per il continente. Sbarcato sul continente fu attaccato dai Morini, che volevano saccheggiarne il bottino, ma furono anche loro sconfitti. Prima di ripartire per l'Italia, Cesare dispose le legioni a svernare nella Gallia belgica. Non avendo i britanni rispettato i patti d'alleanza e la consegna degli ostaggi richiesti, Cesare ordinò anche che venissero costruite nuove navi, con caratteristiche più adatte alla navigazione oceanica, in preparazione di una invasione di più ampia portata. Il 55 a.C. si concluse con questi eventi.